Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Il 30 gennaio 2023 torneranno alla Lidl alcuni prodotti della Parkside. Questo è il volantino che non vedete perché nella mia città non è arrivato, quindi commenterò tutti gli utensili, soprattutto quello che già possiedo o già recensito, guardandoli direttamente dall'applicazione. Quindi mettiamoci davanti al bancone e guardiamo i prodotti. Iniziamo. E allora eccoci quindi davanti a due tablet, uno lo utilizzerò per zoomare e ingrandire le immagini, nell'altro invece guarderemo le didascalie con la descrizione dei vari articoli. Quindi apriamo il primo prodotto, si tratta della pistola spruzzo airless e serve per poter dipingere sfruttando un secchio da cui prendere la vernice tramite un sistema di tubi. È diverso da quella che utilizziamo solitamente con l'aria compressa, perché questo non utilizza la spinta dell'aria per far uscire il colore, ma la aspira direttamente tramite un tubo inserito all'interno del secchio e quindi poi la pompa fuori un aerogatore, permettendoci di avere una fuoriuscita fluida senza schizzi. Io però questa non l'ho mai utilizzata, quindi non so parlarvene per esperienza personale. Questo è il tubo a cui va collegato alla pistola che poi farà fuoriuscire il colore e come vedete in questa immagine è posizionato vicino ad un secchio con il tubo che aspira il colore e poi viene pompato appunto tramite questo lungo tubo per poter essere spruzzato sulla parete. Guardiamo quindi le caratteristiche tecniche. Descrizione: stesura del colore con getto piatto orizzontale oppure verticale con due ugelli intercambiabili sia per materiali densi che per materiali fluidi. Il tubo di aspirazione è lungo 1 metro, quindi quello che va messo all'interno del secchio. Invece il tubo flessibile che arriva fino alla pistola è lungo 9 metri. Ha una massima portata di vernice di 1250 ml al minuto e una pressione massima di 110 bar, una potenza invece di 550 watt. E il costo sarà 179 euro. Questo invece è il martello demolitore. Come vedete ha un'impugnatura sulla parte superiore che è possibile inclinare in avanti o indietro e anche ruotarla a 360 gradi, quindi ci permette di impugnarlo come ci viene meglio, ma è un utensile che serve solo a demolire. Infatti c'è scritto martello demolitore e non trapano, la punta infatti non ruota, ma è possibile ruotarla volontariamente con la mano prima di avviarlo per decidere la posizione ed è possibile regolarla in 12 posizioni. Anche la forza di percussione è regolabile su 6 livelli e l'energia di percussione massima sarà di 50 joule. Anche il numero di colpi è regolabile da 200 fino a 2100 al minuto. Costerà 149 euro e verrà venduto all'interno di questa valigetta con un'impugnatura sia sulla parte laterale che sulla parte superiore, perché sulla parte più bassa abbiamo delle ruote, quindi si può trasportare praticamente come si fa con un trolley. Tra l'altro in dotazione all'interno della valigetta troverete sia una punta a scalpello piatta che una appuntita, un tubetto di grasso, una chiavettina a brugola e 2 spazzole, quindi carboncini da sostituire nel caso in cui dovessero usurarsi. E questo è uno di quegli utensili che a volte non riesco a comprendere, perché effettivamente la Lidl produce degli utensili che sono destinati ad un utilizzo hobbistico, ma è difficile che per hobby qualcuno demolisca il muro di casa propria. È più indicato forse per dei cantieri nei quali non si debbano fare dei lavori costanti, quindi utilizzarlo magari come utensile di scorta o anche per ambito domestico nel caso in cui si stia ristrutturando casa, quindi un utilizzo diciamo più moderato rispetto ad un cantiere edile. Comunque sia, non è sicuramente un giocattolo ed è appunto uno strumento che serve a demolire anche il calcestruzzo. È effettivamente molto potente, 50 joule e 1700 watt. E anche l'utensile successivo effettivamente non è proprio da hobbista, infatti è una carotatrice che serve per fare dei fori a muro con una fresa particolare che praticamente vi permette di staccare l'intero blocco di cemento cilindrico che si forma durante la foratura. Comunque eventualmente metterò qualche immagine in sovraimpressione. Questo è particolare perché ha anche la possibilità tramite questo tubo che lubrificherà costantemente e raffredderà la zona di lavoro, ma questo dipende sia dalla superficie sulla quale state lavorando che dal tipo di punta di fresa che state utilizzando per lavorare. Tra l'altro avrà la possibilità di lavorare sia se tenendolo semplicemente in mano in questo modo che montando sulla parte posteriore questo appoggio per la spalla, in modo da spingere anche col peso del proprio corpo e applicare più forza sulla superficie. Questo è il rubinetto che permette eventualmente di chiudere ed aprire il flusso d'acqua e quindi oltre all'accessorio per poggiarlo sulla spalla troveremo anche un cacciavite, delle viti per fissare l'accessorio e poi delle spazzole da poter sostituire. Guardiamo anche le caratteristiche tecniche e la descrizione. Quindi impugnatura supplementare montabile in 3 posizioni e si riferiscono a questa impugnatura che può essere messa a destra e a sinistra oppure sulla parte superiore. Il diametro massimo di perforazione sarà di 120 mm, invece la potenza sarà di 1800 watt. Quindi i primi 3 utensili sono più destinati diciamo a chi sta facendo dei lavori di ristrutturazione in casa oppure chi ha un piccolissimo cantiere o si diletta con questo tipo di lavorazioni, o per chi vuole provare anche in un cantiere ma consapevole del fatto che non nascono per un utilizzo professionale, tant'è che se voi le acquistate con fattura e poi richiedete la garanzia, se viene riconosciuto
soprattutto il fatto che è stato utilizzato proprio per scopo professionale, la garanzia spesso non viene attivata. Passiamo oltre. Questa è la sega circolare per tagli obliqui, che come vedete è in offerta da 139-119 euro. Classica sega circolare, ma con la differenza che ha la possibilità di scorrere in avanti e indietro, quindi anziché essere limitata ad una determinata profondità, ci permette di tagliare anche pezzi che abbiano una larghezza maggiore, una profondità maggiore. Ma è possibile anche eseguire dei tagli sia con un'inclinazione in questo senso che inclinando la testa verso un lato. Infatti è possibile regolare tramite un sistema a scatti con degli angoli preimpostati appunto gli angoli di taglio che noi preferiamo, ma nel caso in cui vogliamo impostare un angolo che non corrisponde a quelli già preimpostati possiamo farlo anche a piacere. E nelle foto successive infatti, come vedete, c'è un'inclinazione verso destra e anche la testa leggermente inclinata verso sinistra, ed è l'unico lato verso cui si può inclinare, perché da questa parte abbiamo anche il motore, quindi sarebbe impossibile inclinarlo verso destra. Invece per quanto riguarda la rotazione in orizzontale abbiamo la possibilità di spostarla sia verso destra che verso sinistra. Guardiamo però le caratteristiche tecniche, quindi dalla descrizione vediamo che è adatta per tagli obliqui, impostabili a piacere oppure angoli fissi come vi ho detto poco fa, 2 dispositivi di bloccaggio e 2 staffe di appoggio laterali per il fessaggio del pezzo di lavorazione. Quindi si riferisce a questi accessori che permettono di mantenere il pezzo fermo durante la lavorazione. Però mi è successo con alcuni modelli che inclinando la testa verso la sinistra vado a battere contro questi fermi, quindi bisogna posizionarli in modo che non vadano ad urtare, ed è una cosa comune a molti modelli anche di altre marche. È collegabile anche ad un aspiratore esterno, quindi come vedete qua c'è il sacchettino per la raccolta della polvere che non funziona benissimo, ma anche su altri modelli non funziona benissimo, però comunque contribuisce a evitare che si sparga tutta la polvere per l'ambiente, e rimuovendolo si può collegare il tubo dell'aspirapolvere che aiuta ancora di più, ma anche in quel caso un po' con tutti questi tipi di utensili un pochettino di polvere ovviamente si forma. Avrà 2000 watt di potenza e la lama che è premontata sarà da 210 mm con 24 denti. Ovviamente è possibile sostituirla in base alle esigenze, al materiale che dobbiamo tagliare. All'interno della confezione, oltre agli accessori, quindi sacco per la raccolta eccetera, troverete anche le chiavi a brugola e tutto il materiale per poter sostituire la lama. Mi ci sono trovato bene, l'ho utilizzato per un breve periodo, poi l'ho venduta perché ho acquistato il modello che taglia sia il legno che il metallo, e ragazzi questo non taglia il metallo, quindi non provateci nemmeno sostituendo la lama. Ora passiamo agli altri utensili. Finalmente ritorna l'aspirapolvere aspiraliquidi, che ha la funzione particolare che ci permette di alimentare i dispositivi che stiamo utilizzando, quindi ad esempio una levigatrice, inserendo la spina all'interno di questa presa, che tra l'altro è coperta quindi evita di impolverarsi, e che ha anche la possibilità di regolare la potenza della stessa aspirapolvere. Questa presa è particolare perché quando riconosce che noi avviamo l'utensile si attiva automaticamente l'aspirazione, e quando interrompiamo la lavorazione continua ad aspirare per qualche altro secondo, circa 5 secondi, in modo da evitarci di dover accendere ogni volta l'aspirapolvere per poter lavorare e poi di preoccuparci di spegnerla quando abbiamo finito. Inoltre funge anche da prolunga, perché abbiamo un cavo molto lungo che alimenta l'aspiratore, e quindi se l'avviciniamo nella zona in cui stiamo lavorando non dobbiamo utilizzare diverse prolunghe, perché utilizzeremo la stessa per alimentare il nostro utensile. Quindi davvero comoda, studiata bene. Sinceramente io la utilizzo ormai da qualche anno, ma ho la versione con la colorazione gialla, invece questa è di colore verde. Un'altra particolarità di questa aspirapolvere è il fatto che possa aspirare anche i liquidi, sia per quanto riguarda il pavimento bagnato, quindi la pulizia e l'asciugatura di un pavimento dopo che è stato pulito, che per poter svuotare eventuali contenitori, quindi raccogliere letteralmente l'acqua, e che poi sarà possibile svuotare semplicemente svitando il tappo nella parte bassa. Vi ricordo quando l'acquistate che le ruote non le troverete montate, sono direttamente all'interno del contenitore in metallo. Queste sono alcune immagini che ci fanno capire il funzionamento, quindi in questo caso l'inserimento della spina. Questi sono gli accessori che troverete all'interno della confezione, e tra l'altro cercherò di lasciarvi anche dei link per poter comprare anche i sacchi su internet. Inoltre c'è un dispositivo da questa parte che serve per scuotere il filtro e quindi fare una pulizia veloce. Ovviamente il filtro va pulito poi separatamente, ma in questo modo abbiamo la possibilità di prolungare il periodo tra una pulizia e un'altra, perché poi col pendolo la polvere che si è compattata contro il filtro si stacca e quindi si pulisce. Adesso guardiamo anche la descrizione. Quindi flusso d'aria regolabile, utilizzabile anche come soffiatore, perché come vedete da questa parte abbiamo anche l'uscita dell'aria, l'aspirapolvere aspira l'aria, da questa parte fuoriesce. Se noi colleghiamo il tubo anziché dove viene aspirata l'aria, semplicemente dove viene espulsa, lo possiamo utilizzare come soffiatore per rimuovere polvere eccetera. Ha una buona potenza. Fate attenzione però, perché quando soffia, se qualcosa ostruisce il tubo, verrà proiettato con forza, quindi potrebbe finirvi contro o contro qualcuno che è nelle vostre vicinanze. Puntatelo sempre in una direzione sicura. Avrà 1500 watt di potenza. Il prezzo non è bassissimo, 99 euro, ma
posso assicurarvi che io la sto utilizzando costantemente da molti anni e ancora va benissimo, anche se ho letto qualcuno che si lamenta del fatto che si sia bruciata. O sono degli esemplari difettosi o sinceramente non lo so, potrebbero essere versioni differenti, ma io posso solo parlarne bene. Poi c'è una levigatrice per pareti e soffitti, io non l'ho mai utilizzata, però semplicemente permette, tramite questa parte superiore nella quale va fissata la carta vetrata, di levigare sia le pareti che i soffitti, e avendo la testa snodabile ci permette quindi di utilizzare diverse angolazioni e di poter vedere bene, perché nell'impugnatura c'è anche una luce LED che illumina la zona di lavoro. Però ripeto, non l'ho mai utilizzata, vedete, si usa in questo modo, quindi non so parlarmene effettivamente, mi limito semplicemente a leggervi la descrizione. Quindi manico di supporto a T per il lavoro sul soffitto, lampada di lavoro a LED che abbiamo visto poco fa, lunghezza del cavo elettrico 4,5 m, tubo telescopico in alluminio estraibile da 143 fino a 170 cm. La lampada di lavoro è a LED, sarà attivabile tramite un comando, con spazzola a corona e testa dell'apparecchio con chiusura salva spazio, e sarà 710 watt. In dotazione troveremo quindi un tubo flessibile estensibile da 4 metri, un adattatore per aspiratore esterno, un set di utensili per il montaggio, due spazzole di ricambio, quindi i soliti carboncini, e 6 dischi abrasivi con diverse grane tra 80 e 240. I dati tecnici invece riportano il numero di giri e vanno da 800 fino a 1800 al minuto. Il diametro del disco sarà da 225 mm, l'angolo di inclinazione della testa della levigatrice invece sarà di 120 gradi in avanti e indietro e di 60 gradi a destra e a sinistra. Questa invece è la piccola smerigliatrice angolare da 115 mm, 750 watt, costo di 29,99 € e un numero di giri di 12.000 al minuto, ovviamente anche questi a vuoto, e il cavo di alimentazione sarà lungo 3 metri. Fate attenzione perché nell'impugnatura c'è questa incavatura particolare e all'interno al momento dell'acquisto troverete la chiave che serve per smontare il disco. Tra l'altro lo stesso disco ha una copertura che permette la rimozione semplicissima tramite il sollevamento di una di queste parti, si fa scorrere, si può utilizzare quindi il disco abrasivo, per esempio quello lamellare, quindi in quel caso avremo una copertura meno invasiva, oppure durante il taglio consiglio di utilizzare questa, che è molto più sicura perché protegge da eventuali proiezioni sia se dovesse rompersi il disco che di parti che vengono staccate dalla superficie che stiamo tagliando. E ovviamente lo stesso giorno troverete in vendita a 4,99 € sia i dischi da taglio, che comprendono sia dischi per piastrelle, per il metallo eccetera eccetera, che alcuni accessori particolari come queste con setole in metallo. Questa invece per chi ha intenzione di creare un piccolo cantiere o per chi ha bisogno di mescolare spesso malta, colore eccetera, è appunto un miscelatore doppio per colore e malta, che ha due pale di miscelazione anziché una, come quella che siamo abituati a vedere più frequentemente, anche se questa già viene proposta da un po' di tempo. E io, come ho detto anche per la recensione del modello precedente, questo tipo di utensili della Parkside l'ho visto effettivamente spesso in alcuni cantieri, quindi costerà 79 €, quindi ipotizzo che la qualità e la durata nel tempo effettivamente siano sufficienti a poter soddisfare anche esigenze professionali, però siamo sempre là, non è garantito che effettivamente lo facciano perché nascono come utensili per utilizzo hobbistico domestico. Quindi guardiamo la descrizione: pale di miscelazione a rotazione contrapposta, ruoteranno una in un verso e una nell'altro verso, la regolazione elettronica del numero di giri che ci permette quindi di aumentare oppure di diminuire, e il dispositivo per appoggio oppure per appenderlo, praticamente questa parte qua in alto che ci consentirà quindi di posizionarlo su un pavimento oppure di appenderlo senza appoggiare direttamente l'utensile sulla superficie. Ovviamente va utilizzato con due mani, va tenuto in modo saldo, ma avendo una rotazione contrapposta non avremo l'effetto che si ha con quello che ha una sola pala, quindi ruoterà in un solo senso, che potrebbe dare un contraccolpo molto più deciso perché questi si annullerebbero praticamente a vicenda. La massima capacità di miscelazione sarà di 90 litri e la potenza 1800 watt. E ovviamente, parlando di miscelatore per colore, verrà venduto anche un piccolo miscelatore che però si utilizza con il trapano oppure con l'avvitatore. Poi verranno vendute anche delle spatole particolari, anzi vi farò anche un video di queste particolari spatole perché hanno delle funzioni nascoste molto interessanti. Io lo utilizzo da un po' di tempo, effettivamente mi trovo molto bene, quindi ne vale la pena. Vi farò un video possibilmente oggi oppure domani, comunque costeranno 3,99 € ciascuno. Poi ci saranno degli accessori per aspirapolvere a 12,99 €, 3 pezzi, delle cesoie per lamiera composte da 3 pezzi sia di colore rosso, di colore giallo oppure di colore verde, per poter decidere il tipo di taglio, se dritto oppure curvo eccetera, e potrà tagliare delle lamiere che abbiano uno spessore che vada da 0,8 fino a 1,2 mm, ovviamente riferendoci all'acciaio. Poi materiali un pochettino più teneri eventualmente si potrebbe provare anche con spessori un pochettino più elevati. Sinceramente funzionano, però non sono proprio il massimo, qualche volta capita che non tagli proprio benissimo, anche se
se la lamiera è sottile, a volte anziché tagliare la piega un poco, quindi va regolato per bene il serraggio delle viti che stringe le due parti fra di loro, almeno nel modello che possiedo io. Comunque permette di tagliarle, diciamo, senza problemi. E questo è il set pinza crimpatrice. Ragazzi, andate a comprarlo, è utilissimo perché questo tipo di pinza permette di spellare i fili con facilità, permette di inserire faston, permette di fare diversi tipi di lavorazione, tutto con un unico utensile, e tra l'altro a questo prezzo tutta questa dotazione inclusa di valigetta effettivamente è molto conveniente. Però anche questo è per un utilizzo hobbistico occasionale, perché tende leggermente durante la fase in cui si stringe il faston, si storce leggermente, in poche parole, quindi bisogna essere un po' precisi. Se dovete farlo per lavoro ovviamente avete necessità di farlo in modo preciso, soprattutto velocemente. Però per un utilizzo hobbistico, per fare qualche lavoretto ogni tanto, rende il lavoro molto più facile perché permette di spellare, tagliare e soprattutto di crimpare quasi in un attimo. Io sono molto soddisfatto, ma anche io effettivamente sono un hobbista, quindi non la utilizzo quotidianamente. E queste invece sono delle borse porta attrezzi con forme e dimensioni differenti al costo di 14,99 €. Attenzione a questa foto perché gli attrezzi che vedete fotografati non sono inclusi nella confezione. La portata massima sarà di 8 kg e la capacità di 9 litri. La portata e la capienza sono identiche per tutti e tre i modelli, però cambiano le dimensioni perché vengono distribuite in modo differente, quindi avremo una misura di 43x17x17, un'altra da 43x21x22 ed un'altra 35x16x27. Questi invece sono i classici accessori che vediamo addosso a carpentieri, che permettono di trasportare alla vita, quindi fissandole ad una cintura, dei martelli, dei cacciaviti, degli avvitatori eccetera eccetera. Come vedete qua per esempio si potrebbe mettere il martello, qua si potrebbe mettere l'avvitatore e alcuni cacciaviti, qua invece si possono inserire chiodi e tante altre cose. Però in un modello che avevo comprato tempo fa c'era in omaggio pure un piccolo apribottiglie marchiato Parkside. Più in basso invece troviamo un set di taglierini o cutter come volete chiamarlo, e attenzione anche in questo caso perché c'è scritto set di taglierini o cutter 12 o 14 pezzi, e il numero elevato di pezzi viene influenzato dalla presenza delle lame, perché in questo caso abbiamo un intero taglierino, poi una lama già montata più 10 lame di ricambio, quindi in totale sono 12 pezzi e 14 per quanto riguarda quest'altra tipologia. Questa invece è una tenda avvolgibile per finestra, tra l'altro io comprerò per il mio piccolo laboratorio, più un set di rotelle per mobili che ovviamente voi potete utilizzare per tutti i tipi di costruzioni che volete, e due delle 4 ruote dei primi due modelli che vedrete hanno anche il freno, quindi queste e queste sono con il freno, queste invece sono prive di freno. Per quanto riguarda le dimensioni saranno da 25 e da 50 mm e saranno ovviamente orientabili a 360 gradi. Il costo 6,99 €. Troverete anche degli elettrodi, ben 1 kg a 5,99 €. Ragazzi, io li utilizzo e questi elettrodi, anche se costano poco, funzionano benissimo. Si possono utilizzare con corrente continua, corrente alternata, polo positivo e polo negativo, e a questa cifra degli elettrodi con questa qualità non li trovate da nessuna parte. Poi c'è anche un apribottiglie marchiato Parkside che ha l'impugnatura simile a quella di un cacciavite, e un altro apribottiglie che invece ha la forma di un martello ed effettivamente è simpatico come oggetto. Volevo comprarlo la volta precedente, però non l'ho trovato, speriamo che questa volta arrivi. Questo invece è il filo di saldatura con anima decappante. Fate attenzione perché non è lo stagno per saldare componenti elettronici, è il filo animato per poter saldare con la saldatrice a filo continuo. Se provate a sciogliere con il saldatore per stagno non si scioglierà mai. Ci saranno anche le lame per seghetto alternativo a 3,99 €, saranno sia lame per metallo, lame per il legno oppure lame miste, e il set costerà 3,99 €. Tra l'altro è presente anche la lama per i tagli curvi, che è un pochettino più sottile e permette di curvare meglio quando si esegue un taglio. Poi c'è una felpa con dei rifrangenti, quindi ad alta vestibilità, delle magliettine t-shirt a 3,99 €, la felpa costava 19,99 € e dei guanti da lavoro che sono utili sia all'interno del laboratorio che per fare diversi tipi di lavori, anche per trasportare degli oggetti potenzialmente taglienti, certo non il vetro, però qualche piastrella, se pure fare dei lavori di giardinaggio, del legno con il rischio che qualche spina potrebbe entrare nella nostra pelle. Essendo rivestiti in gomma, avendo quindi questa protezione, permettono di lavorare in modo più sicuro, ed essendo in gomma ci permettono di avere anche un buon grip, quindi se afferriamo qualcosa di liscio, con questa gommatura abbiamo la sicurezza che possiamo tenerlo in modo molto più saldo. Costeranno 3,99 € e saranno disponibili in colore giallo oppure in colore verde Parkside. Poi delle calze da lavoro per uomo 3,49 € e basta, quasi intravedono signorina perché propongono dell'intimo per donna, ma a noi almeno non ci interessa indossarlo, anche se chissà come mi starebbe.
Scusatemi. Allora ragazzi, io ho finito con questo video, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video che questa volta, devo essere sincero, è stato un po' faticoso. Abituato col cartaceo, sul tablet ho avuto un attimo di difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine. Spero di aver letto per bene il tutto e che i miei commenti vi siano stati utili per capire il funzionamento di questi attrezzi. Vi ricordo anche di iscrivervi al nuovo gruppo degli incisori laser che ho creato da qualche giorno, già siamo più di 200 iscritti, è un gruppo in cui ci divertiamo a parlare di tutto quello che riguarda il mondo del laser e il software LaserBurn, quindi andate a iscrivervi se vi piace il laser. Adesso vi saluto e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!